Domenico, non posso perdere la dignità per questa persona, aiutami. Ecco, questa è una delle richieste che più ricevo, soprattutto negli ultimi tempi, e allora a questo punto mi sono detto registro un video perché ci sono alcune importanti cose che è giusto tu sappia. Seguimi fino alla fine. Ciao, io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se sono temi che ti possono interessare, ti chiedo di iscriverti a questo canale se ti va, così che tutte le volte che pubblico nuovi contenuti gratuiti ogni settimana potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, caliamoci subito in questo bellissimo e importantissimo argomento di cui ti parlerò oggi. La dignità in amore. Quello che bisogna considerare prima di tutto è che la dignità è strettamente interconnessa con i propri valori. Ok? Questo è un qualcosa che è molto importante. Ti chiedo proprio di scrivertelo. La dignità è interconnessa ai miei valori. Ok? Quindi la dignità è il frutto di ciò di ciò in cui io credo di più. Ok? Se credi in un qualcosa in modo importante e quello rappresenta un tuo valore, allora la dignità in quel caso va difesa a tutti i costi. Questa è un po' la premessa. Ora ti dirò tre cose importanti, tre passaggi importanti che ti permetteranno veramente di difendere e di non perdere la tua dignità in amore. Ok, il primo passo è questo. Considerando, come ti dicevo prima, che la dignità è strettamente interconnessa ai valori, allora scrivi su un foglio di carta quelli che sono i tuoi valori fondamentali. Quali sono? La salute, la famiglia, gli amici, il lavoro, la sicurezza, la sessualità? Non lo so, ti sto dando degli input. Quali sono i tuoi veri valori? In cosa credi di più? Allora scrivi queste cose perché sono quelle cose che in un certo senso ti difenderanno dal perdere la dignità. Significa che tu per queste cose non accetterai nessun tipo di compromesso. Quindi stabilisci bene quali siano queste cose qui, ok? E poi non accettare nessun tipo di compromesso per ognuna di queste. Il secondo passaggio è quello di iniziare a pronunciare qualche no in più. Siamo diventati sempre più accondiscenti purché le altre persone ci diano la loro approvazione, purché possiamo essere accettati dalla società e per tutta una serie di motivi. Ecco, iniziamo a pronunciare qualche no e ti chiedo, riesci tutti i giorni ad essere sicura o sicuro di te stesso al punto di saper dire di no al momento giusto, anche se questo significa ferire la persona che amiamo? Allora rispondi attentamente, in modo scrupoloso a questa domanda. E quello che ti chiedo di fare è proprio da oggi stesso iniziare a pronunciare di più la parola no quando è necessario, anche a costo di ferire la persona che ami, purché questo no serva per difendere i tuoi valori profondi e fondamentali, ok? Il terzo passaggio che voglio oggi comunicarti è quello relativo alla chiarezza. Ti chiedo di essere maggiormente chiara o chiaro in quello che dici, in quello che trasmetti. Magari lo sei già di tuo, quello che ti chiedo è di esserlo maggiormente, ok? Se l'altra persona, la persona che ami, la persona che ti piace tanto, la persona con la quale stai insieme, o anche la persona con la quale ha un problema relazionale, ok? Supera un certo limite dei tuoi valori, sempre di quei valori di cui parlavamo all'inizio, tu a quel punto dovrai essere molto chiara o molto chiaro a comunicare che quel limite non va superato. Quindi la chiarezza sarà il tuo punto di forza per non cadere nella trappola della perdita della dignità, sostanzialmente, un po' un gioco di parole, semplicemente per farti capire che tramite la chiarezza riuscirai a mettere non solo
un cappello di sicurezza, un cappello di dignità, un cappello di amore in quello che fai, soprattutto riuscirai a difendere i tuoi valori profondi. Ti ringrazio per questo video, se ti è piaciuto lascia un like o commenta, iscriviti al canale mi raccomando, così che tutte le volte potrai vedere tanti altri video come questi gratuiti, e soprattutto se hai bisogno di me mi trovi in descrizione. Sarò pronto ad aiutarti. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!